Miei prodi camminatori, buongiorno. Allora, sono appena arrivato in macchina all'alba, sono le 6:30 del mattino, nella baia dell'Argentiera, un antico complesso minerario che poi adesso è diventata una delle spiagge più famose della Sardegna. È famosa perché qui, come potete intuire dal nome, si estraeva l'argento. Questa è tutta la parte più antica dell'Argentiera e c'è questa baia incredibilmente bella che fra qualche minuto si colorerà di un argento e di un azzurro intenso proprio con la luce del sole. Noi faremo un bel trekking breve ma semplice che ci porterà a scalare questa piccola roccia che lambisce le spiagge. Ma guarda che termini oggi, che lambisce, cioè veramente. Ora però prima facciamo il caffè. Mi era mancato il caffè solubile. Grazie Nescafè. Però devo dire che già adesso i colori sono molto belli, eh. Immagino quando arriverà il sole sarà ancora più bello. Dobbiamo lasciarci alle spalle il villaggio minerario, arrivare a questo bivio. Allora, volendo possiamo fare l'anello in due sensi, sia da questa parte, cioè prendendo via Bellavista che già promette bene, ma siccome siamo sotto sole, cioè il sole è da quella parte di fronte a noi e ancora non è arrivato qui all'Argentiera e mi voglio godere i riflessi del sole sulla roccia dell'Argentiera, farò il percorso diciamo al contrario, nel senso mi lascio la parte più bella per la fine. Quindi vado verso l'entroterra in questo momento, mi farò un po' di strada per aggirare il promontorio, la roccia su cui poi saliremo e poi andiamo, quando arriverà il sole saremo precisamente sulla sponda che dà verso Alghero. Raggiungiamo subito il Pozzo Potestà, che sarebbe questa struttura davanti a noi, che era il cuore produttivo dell'Argentiera. Pensate che questa era uno dei principali complessi minerari della Sardegna, aveva delle gallerie che arrivavano cioè ha delle gallerie che arrivano fino a 70 metri di profondità. Questo pozzo fu scavato quando la miniera, diciamo, a livello più superficiale era esaurita con le sue 5 gallerie, se non ricordo male, o 3 o 5, e furono costretti addirittura a scavare un pozzo per calare i minatori con dei carrelli e arrivare ancora di più in profondità e seguire la vena. Questa miniera è stata in funzione all'incirca fino alla seconda guerra mondiale. Ecco ragazzi, questa qui diciamo è la sezione del Pozzo Potestà, quindi i minatori si calavano attraverso questo pozzo e questo per farvi capire quanto è vasta questa miniera. Questa è la sezione longitudinale, cioè guardate quanto è profonda questa miniera d'argento. E questo è l'ingresso sentieristico, diciamo, dell'area mineraria Vecchio Calabronis. Calabronis, non so come lo pronuncino, e praticamente è un'area di bancamento in cui accumulavano le materie di scarto estratte. Abbiamo anche un cartellino qui, addirittura potremmo arrivare a Portoferro in 5 ore. Bellissimo! No, 5 ore non ce li ho. Devo tornare alla base stamattina, quindi un'escursione breve, facciamo un giro solo della baia dell'Argentiera, con qualche piccola deviazione magari. E il sole sta arrivando, guadagnerete un pochino di quota, ma soprattutto camminerete in questo sentierino un po' chiuso. Quindi preparatevi a graffiarvi un po' le gambe, come sto facendo io. Che bello!
La cosa che più amo dei trekking in riva al mare è la varietà del paesaggio, cioè siamo passati da una baia a una cava mineraria nel giro veramente di pochissimo. Adesso qui abbiamo questa incredibile vista su tutta la costa, lì sotto praticamente c'è la baia da cui siamo partiti. Invece se ti giri di qui sembra di stare assolutamente in montagna. È bellissimo. Allora, noi arriveremo da là sotto. Arrivati lì precisamente c'è quell'omino morto che segna l'inizio della discesa, che ci riporterà, ho detto una cazzata prima, non è lì ma è oltre quest'altra roccia, diciamo la baia dell'Argentiera. Però lì c'è un'altra caletta che almeno intravedo, quindi poi magari andiamo a vederla. Però lì vedo già un sentierino stretto stretto in mezzo alla macchia mediterranea, che sarà un piacere per le nostre caviglie. Mentre se volete salire ancora un pelino, e vi consiglio di farlo, arriviamo qui a questo bunker di avvistamento, immagino della seconda guerra mondiale. Sì, direi proprio di sì. E vediamo che cosa avvistavano. Scopriamolo insieme. Beh, direi un bel avvistamento. Allora, ci sono dei passaggetti leggermente impegnativi, ma impegnativi dai, diciamo che dovete stare attenti, perché tipo ad esempio qui abbiamo della roccia, su della roccia che vi porterebbe là sotto se cadete. Non me l'aspettavo, devo dire la verità, credevo fosse una passeggiata di salute, anche perché sono 5 km, invece ho dovuto addirittura appoggiare le mani a terra in qualche passaggio, poca roba, è comunque un tratto breve, però devo dire regala emozioni, quindi per gli amanti dei passaggi su roccia, a portata di mano, a due passi dalla costa. Una volta che avrete questa visuale avrete praticamente finito il percorso, nel senso che siamo partiti praticamente da lassù, siamo scesi su tutta la costa. Forse si vede anche il sentierino, se mette, eccolo qua il sentierino. Ci siamo fatti tutta questa bella passeggiata e quando passerete su quest'altro versante il sentiero diventa un pochino più tranquillo, sicuramente c'è meno vegetazione e adesso ci ricollegheremo ad una strada sterrata. Non capisco perché questo track-on decida di traccare, non lo so, il mio petto invece che la mia faccia. DJI, dobbiamo rivederla questa cosa. Ecco, tra l'altro poi niente, ce la può fare. Vabbè, ci parliamo così. E forse, devo dirvi la verità, è meglio farlo al contrario questo anello, perché questa parte qui ve la beccate in salita, che è meglio, invece che farla in discesa. Però poi diciamo, poi vi perdete la parte più bella di mattina presto, ve la bruciate così di schiena, invece così mi sono proprio goduto tutta la vista. Allora, se la discesa per voi non è un grande problema, fate il giro come l'ho fatto io, altrimenti fatela al contrario, fate l'anello in senso antiorario, in modo tale che vi beccate questa parte qui in discesa, però ogni tanto giratevi e guardatevi intorno perché ci sono dei panorami spettacolari. Ed eccolo qua lo spettacolo che volevo vedere con il sole, cioè l'acqua cristallina che riflette i riflessi argentati degli scogli nella spiaggia dell'Argentiera, ragazzi. Che spettacolo. Che dire, un trekking facile, sono 5 km che possono fare davvero tutti. Abbiamo un dislivello abbastanza irrisorio, diciamo che lo potrebbero fare davvero tutti questo trekking, aspettate che mi metto al sole, lo potrebbero fare davvero tutti a condizione però che decidiate di fare la parte difficile in salita o in discesa, come vi dicevo prima. Attenti a quel tratto lì, scarpe da trekking perché si scivola sul sentierino e c'è un po' di roccia. E poi arrivate qui e potete fare tranquillamente questo,
Vi togliete la maglia, costume da bagno e via. Un bel bagno prima di rimettersi in macchina. Ciao ragazzi.